Il processo di aggiornamento dei due documenti della missione educativa e della formazione nell'istituto è nato proprio dal volere del capitolo generale, che ha chiesto alla madre e il suo consiglio di pensare in questo sessennio di aggiornare questi due documenti. La madre e il suo consiglio hanno accolto il mandato e certamente i primi responsabili di questi due ambiti sono proprio l'ambito per la formazione e l'ambito per la pastorale giovanile, che sono i due protagonisti che portano avanti, no, il processo. E in più hanno coinvolto noi, Enrica e Marta, per poter dare e animare un po' il processo con loro. La madre, nella sua circolare 1031, datata del 24 settembre 2023, ha voluto richiamare tutto l'istituto su questo processo in atto. E questo processo è avviato già un anno prima e la madre ha voluto informare l'istituto richiamando lo scopo e lo stile di lavoro che si vuole fare, e è così che il processo si è avviato e sta funzionando. Fin dal primo incontro con il Consiglio Generale abbiamo provato ad individuare quelle che volevamo fossero le caratteristiche di questo processo. Ci siamo chiesti qual è il risultato finale di questo percorso che appunto ha preso avvio a fine 2022 e abbiamo individuato come prima caratteristica del processo che fosse un'esperienza partecipativa, che fosse un'esperienza trasformativa già all'interno del processo di aggiornamento e che portasse il più possibile ad un coinvolgimento di tutto l'istituto, sia delle figlie di Maria Ausiliatrice come delle persone in formazione, ma anche dei laici e dei giovani che lavorano con noi. Ecco il perché appunto di alcune scelte come quella dei focus group. Per la ricerca all'occasione del 150° dell'istituto avevamo fatto l'esperienza di attivare dei focus group attraverso tutto l'istituto e forte da questa esperienza abbiamo voluto proporre questo strumento per questa nuova avventura, cioè per coinvolgere l'istituto nel ripensare l'aggiornamento. Ecco, questo sia innanzitutto abbiamo dovuto sempre il Consiglio Generale dando delle indicazioni per scegliere tutte le persone, le sorelle che dovrebbero partecipare, anche laici, attraverso le conferenze interispettoriali. Una volta interpellate le conferenze interispettoriali, abbiamo attivato la formazione per facilitatori e facilitatrici per realizzare questo focus group e hanno partecipato un totale di 682, di cui 140 laiche e laici, e sono stati realizzati 85 focus group e sono state raccolte 2.394 risposte e 390.292 parole. E questo ci dà l'idea di tutto il lavoro che si è messo in atto nell'istituto per coinvolgere comunque un gruppo significativo, perché un lavoro di questo tipo non poteva essere rivolto a tutto l'istituto di un colpo, ma con questo gruppo abbiamo avuto un campione più o meno che rappresenta il mondo intero.
le risposte alle domande dei focus group sono state raccolte intorno a due grandi nuclei, sono state analizzate con un software di analisi qualitativa da sorelle che appunto hanno una padronanza anche nelle diverse lingue in cui è stato analizzato appunto il risultato di queste risposte e sono state codificate intorno ad alcuni nuclei. Un primo nucleo è stato quello di andare a individuare che cosa ci dicevano gli intervistati e le intervistate rispetto alla struttura possibile del documento, rispetto al linguaggio, ai contenuti, alla forma. Altri aspetti riguardano appunto i nuclei principali dei documenti che sono stati individuati all'interno del percorso. Faccio un esempio: è stata messa molto in evidenza la necessità di una formazione congiunta tra FMA e laiche e laici su vari aspetti della missione educativa, ma anche sugli aspetti più specifici della formazione, di alcuni aspetti della formazione. E poi è stata anche raccolta l'esperienza che le persone appunto hanno voluto portare all'interno di queste interviste. Ci sono state domande specifiche anche sulla struttura dei documenti e quindi su quali sono gli aspetti che si volevano aggiornare. Da tutto questo lavoro abbiamo individuato, appunto, dopo aver classificato tutte le risposte, abbiamo raccolto in un report che è di una quindicina di pagine per ognuno dei due documenti la sintesi delle risposte che sono state date. Dopo la fase dei focus group, della realizzazione e una prima analisi dei risultati dei focus group, noi siamo passati alla fase, che possiamo chiamarla così, dell'analisi dei due documenti. Sono stati identificati, e da questo punto di vista proprio dal Consiglio Generale, una ventina di sorelle dai diversi contesti del nostro mondo, per poter, a partire dall'analisi dai risultati dei focus group e anche rileggere in modo puntuale i due documenti, tenendo presente anche i risultati dei focus group, per cominciare a raccogliere le frequenze, i punti fermi che si trovano nei due documenti. E è stato un lavoro minuzioso che abbiamo fatto, l'estate scorso, dove tutti abbiamo letto i due documenti e abbiamo, alla luce anche dei focus group, raccolto i nuclei fondamentali che abbiamo, raccolto in un report che dopo verrà ancora rivisto dal Consiglio Generale. E devo dire, ogni azione è stato sempre confrontato con il Consiglio Generale, in alcuni momenti anche con le sorelle degli ambiti, come persone che sono al centro dell'istituto, che avranno la responsabilità di animare l'istituto per l'attuazione poi dei due documenti quando saranno aggiornati. Questi due report che ci hanno restituito i risultati dei focus group e anche i risultati dell'analisi più approfondita fatta da alcune sorelle sui due documenti e anche della condivisione su questo momento di analisi, sono poi stati considerati da due sottogruppi che hanno provato a individuare i nuclei emergenti da tutto questo lavoro di analisi che è stato fatto. Quindi questo
tentativo che è stato fatto da questi due sottogruppi è stato quello di individuare innanzitutto i nuclei che sono presenti in tutte e due le analisi dei due documenti, per andare a individuare, per esempio, una riflessione maggiormente approfondita su quello che è il modello educativo e formativo del nostro istituto. Su questo potranno darci dei riferimenti molto interessanti anche le analisi del focus group che abbiamo citato all'inizio, quello fatto per la ricerca, perché quello andava proprio ad indagare anche degli aspetti concreti della nostra prassi. Un ultimo aspetto che vogliamo appunto lasciarvi è il fatto che dai focus group e così come anche dal lavoro dei gruppi è emersa proprio l'esigenza di avere un'attenzione forte ad alcuni criteri per la revisione. Cioè si è parlato di tipo di documento, si vuole un documento snello, due documenti che siano delle linee guida, che indichino anche delle linee guida oltre a un quadro prospettico. Il formato deve essere possibilmente appunto chiaro, efficace e soprattutto attento già nel momento della costruzione del testo alle traduzioni. Quindi il gruppo è anche un gruppo che ha la possibilità anche di padroneggiare più lingue, in modo da poter scegliere anche dei termini che siano facilmente comprensibili all'interno dell'istituto. E poi l'ultima cosa è quella della trasmissione, cioè è stato detto chiaramente, perché c'era anche la domanda, dateci anche dei suggerimenti, delle indicazioni poi per poter avere una ricaduta effettivamente trasformativa rispetto ai contenuti che verranno aggiornati. Allora, sempre la madre e il suo consiglio hanno preso la decisione, che è molto, molto interessante, di comunicare questo processo durante le verifiche, in modo che le conferenze interispettoriali siano informate sia dalle responsabili, ma dopo dovranno anche comunicarlo alla base. A questo punto tutto l'istituto sarà coinvolto almeno nel comprendere a che punto si sta, come va il processo. E dopo questa verifica triennale sarà non solo un racconto, ma anche possibilità di chiedere suggerimenti ulteriori che possono essere integrati nel processo. E a questo punto crediamo che al fine dell'anno prossimo, che si potrà avere, a partire da tutti questi elementi, si possa arrivare a uno schema definitivo o più o meno definitivo, perché il gruppo poi di stesura possa cominciare a lavorare. E una cosa interessante che è emersa lungo il processo, man mano che pensavamo insieme, sono emerse anche alcune tematiche centrali che abbiamo visto che è necessario riflettere insieme su queste tematiche, in modo da avere, diciamo, una mens comune per poter davvero entrare in un modo unitario in questo processo sia educativo sia formativo. Quando dico ad esempio una tematica che è venuta fuori, che è importante approfondire, ad esempio l'educazione degli adulti. Un'altra tematica è formare l'uomo nuovo delle beatitudini. Sarebbe interessante poter capire questa logica che ci tocca come figli di Maria Auxiliatrice, perché noi ci impegniamo a vivere in modo radicale le beatitudini del Regno, e poter formare anche i ragazzi e i nostri giovani in questa linea. Per cui è solo un esempio per dire che nel frattempo il gruppo che sta pensando sta anche studiando. Ecco perché si diceva fin dall'inizio che il processo vuole essere anche trasformativo, formativo e trasformativo.
questo processo, e noi abbiamo parlato adesso di tanti gruppi, di tante sorelle, non le abbiamo nominate tutte, ma la cosa importante da dire è che in questo processo sono direttamente coinvolti gli ambiti della formazione e della missione educativa e l'ambito della comunicazione, ma anche, oltre al Consiglio generale, tutte le sorelle che lavorano degli ambiti sono state interessate in varie fasi all'interno di questo processo. Speriamo che questo processo possa avere una reale ricaduta anche attraverso questa presentazione, ma anche attraverso le altre informazioni che continueremo a far girare, perché possa realmente portarci a realizzare un percorso che abbia un impatto trasformativo per la nostra vocazione, per la nostra missione.